Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi ti parlerò di esercizi sul vibrato. Abbiamo visto in un video precedente che cos'è il vibrato e che tipo di vibrati esistono nel canto. In questo video tratterò in particolare di alcuni esercizi per allenare il vibrato di frequenza, quindi un vibrato in cui c'è un'oscillazione della nota. È il vibrato assolutamente più usato, bisogna stare attenti a come lo facciamo, se riusciamo a farlo, e se non riusciamo a farlo dobbiamo capire come attivarlo. Allora, intanto, se siete già in grado di fare il vibrato, vi do qualche consiglio. In primo luogo cerchiamo di evitare che questo vibrato sia troppo ampio, cioè non dobbiamo esagerare con la modulazione della frequenza, ok? In modo da farla diventare troppo ampia, cioè se facciamo diventa un po' fastidioso, anche se alcuni generi tendono a fare questa cosa, e soprattutto non deve essere troppo lento né troppo veloce, perché se lo faccio molto lento, appunto, diventa una lagna. Se lo faccio troppo veloce, diventa un po' frenetico, un po' caprino, si dice così, vibrato caprino. Nel primo caso invece era un ballamento, quindi una modulazione molto lenta. Ripeto, alcuni generi lo prevedono, però in quei casi diventa anche esteticamente accettabile se fatto in un certo modo, quindi comunque deve avere un po' di musicalità. Però idealmente questo vibrato dovrebbe avere una frequenza di oscillazione media, quindi non troppo veloce né troppo lenta, e anche una modulazione della nota non troppo ampia né troppo stretta, quindi per esempio una cosa di questo tipo. Però, come dicevo, dipende dal brano, dipende dal genere, dipende da tante cose. Se non siamo in grado di vibrare, cosa facciamo? Ho avuto alcuni allievi che proprio non erano assolutamente in grado di attivare il vibrato. Allora è difficile spiegare come si fa a vibrare, perché io percepisco una modulazione qui, all'interno della mia laringe, anzi proprio la mia laringe leggermente si muove e sento questo piccolo movimento di oscillazione. Però è difficile indurlo in qualcuno. Ci sono alcuni esercizi però che possono un pochettino, tra virgolette, forzare la mano e indurre artificialmente questo tipo di vibrato. Adesso vediamo qualche esercizio, però la prima cosa che vi consiglio assolutamente di fare è ascoltare e provare a imitare, che sono i modi più semplici per capire che cos'è il vibrato, come deve suonare, e poi cerchiamo di farlo anche noi. Quindi parte tutto da lì, ascoltiamo un artista che ci piace moltissimo e ascoltiamo il suo vibrato e sentiamo che ci comunica qualcosa, che ci muove, perché il vibrato serve a questo, a muovere qualcosa nell'ascoltatore, e cerchiamo di capire cosa fa, come lo fa, proviamo a imitarlo, e magari già questo ci sblocca questo vibrato che diventa un pochino più istintivo. Questo è molto importante perché non dobbiamo cadere troppo nel tecnicismo. È vero che il vibrato va fatto con le modalità che vi dicevo prima e deve essere a tempo con la canzone, tra l'altro, però se lo pensiamo troppo in modo artificiale diventa veramente macchinoso, diventa un po' finto, no? Diventa sembriamo una macchinetta, invece deve essere più spontaneo, deve essere più emotivo, dobbiamo lasciarlo un po' più andare, ecco. E delle volte appunto dobbiamo cercare di evitare di vibrare tutto allo stesso modo. Magari ci sta delle volte tenere la nota lunga senza il vibrato e poi vibrare la fine per sfumarla, per esempio, come ho fatto io poco fa. Per cui vi consiglio di allenare molto l'orecchio per capire anche tutte queste sfumature e percepirle. Venendo a noi, il primo esercizio che vi posso consigliare è di lavorare su semitoni. È una forzatura, è un'astrazione perché non funziona proprio così il vibrato, però diciamo che vi può aiutare per attivarlo. Come facciamo? Prendiamo il nostro pianoforte e partiamo da una nota comoda e cerchiamo di modulare su semitoni. Scegliamo una vocale a piacere, per esempio scegliamo la I. Facciamo questo movimento di nota di semitono, prima lentamente, e poi lo velocizziamo in questo modo. E a un certo punto, non riuscendo più a stare a dietro a questo movimento molto veloce,
il nostro strumento inizierà a vibrare, perché di fatto, come abbiamo detto, il vibrato è una modulazione della nota. Se lo ascoltiamo a rallentatore fa questo, no? Quindi questo è un modo per invogliare il nostro strumento a vibrare. Non è automatico, non è detto che funzionerà, però possiamo provarci. Proviamo insieme. E continuiamo anche dopo che il piano si è fermato per vedere cosa succede. Possiamo farlo anche su note diverse, su note più alte, per esempio. Ok? Anche in falsetto. Ok? E su vocali diverse. Cosa molto importante, possiamo appunto variare le vocali perché è molto soggettivo su quale vocale possiamo trovare questo innesco del vibrato, per cui magari a me sta simpatica la I, a qualcun altro sta simpatica la A, oppure la E, non lo so. Quindi possiamo provare e fare questo esercizio su note diverse, prima di tutto, quindi su tutto il range della nostra estensione, per trovare anche quella zona in cui percepiamo più naturale far scattare questa vibrazione, e su vocali diverse, perché magari alcune vocali tendiamo a produrle con una maggiore rigidità, e in questo caso bisogna stare attenti e cercare di capire come mai le facciamo in questo modo, però insomma dobbiamo trovare la vocale che più ci libera dalle tensioni. Questa è un'altra cosa molto importante. Dobbiamo evitare di avere tensioni, perché tutte le tensioni sono nemiche del vibrato. Se io ho una rigidità in qualsiasi parte del corpo o in qualsiasi zona del mio range, questa rigidità mi impedirà di vibrare liberamente, perché il vibrato è il frutto di una elasticità. Un po' come abbiamo visto nel video dell'agilità, è una cosa molto simile. Anche il vibrato richiede un'elasticità del nostro corpo, del nostro strumento, che se è irrigidito non riusciamo a ottenere. Molto spesso la rigidità è nella mandibola. Se noi blocchiamo la mandibola non riusciamo a attivare questo vibrato, quindi sganciate sempre il mento e la mandibola in modo da rilassarlo. La lingua è un altro muscolo che tende ad accumulare molta rigidità, soprattutto alla radice, ok? Per cui rilassiamo anche la lingua. Rilassiamo l'addome, che per quanto dobbiamo attivare anche il sostegno, dobbiamo cercare di non contrarre tutto quanto, altrimenti non riusciremo a vibrare. Le rigidità potrebbero essere anche emotive, quindi dobbiamo proprio cercare di rilassarci e di prenderle in maniera leggera e comoda. Qualche consiglio utile aggiuntivo, ma secondo me fondamentale. Consiglio numero 1. Quando cerchiamo di innescare il vibrato, cerchiamo un suono a massa più leggera, perché le nostre corde vocali, l'abbiamo detto anche altre volte, sono come un elastico. Questo elastico, se vibra a massa più spessa, quindi se vibra più muscolo vocale, soprattutto se siamo nel meccanismo 1, quindi questo lavoro muscolare importante, porta a creare un po' di tensione anche, che toglie elasticità. Se invece allunghiamo di più la corda e cerchiamo meno massa, ok, non per forza andare subito in M2, però cercare anche in M1 un suono a massa un po' più leggera, quindi un po' più in voce mista, sarà in questo modo più semplice innescare il vibrato. Vi faccio l'esempio: se io parto da una nota bassa, media, e la cerco molto piena, e faccio l'esercizio precedente, no? Per esempio, magari faccio fatica a attivare questo vibrato, o magari emerge solo per un attimo e poi non riesco a tenerlo, perché diventa anche faticoso. Se invece lo faccio un po' più morbido, diventa molto più libero, molto più rilassato. Direi che morbido è il termine che mi piace di più per descrivere questa sensazione anche fisica e questo suono che vi ho appena fatto. Quindi un suono a massa più leggera, non in falsetto, non arioso, perché sennò è peggio, cioè non devo fare perché così proprio faccio anche fatica a gestire l'aria e quindi anche il vibrato non verrà fuori. Però un suono leggero ma senza tutta quest'aria.
in questo modo qui. Consiglio numero 2. Cerchiamo di non pensare il nostro vibrato soltanto di gola, per quanto la modulazione avvenga qui dentro e nella laringe, come dicevo prima, però cerchiamo anche di trovare una sinergia tra la modulazione della laringe, che deve esserci, e l'attivazione del sostegno, che parte molto più dal basso, ok? Quindi possiamo metterci una mano nella zona pelvica, ok? La parte bassa dell'addome, e cercare di sentire che si attiva in quella zona, appunto, soprattutto nell'attacco del suono. Vi faccio un esempio. Quello che sento è che nell'attacco iniziale e nella fase, diciamo, rallentata dell'esercizio, la mia mano fa questo, perché il mio addome spinge contro la mano leggermente, in modo molto morbido, e attiva quindi il sostegno degli addominali. Quando poi lo velocizzo, a un certo punto non percepisco più questo movimento, d'accordo? Perché ovviamente i miei muscoli addominali non riescono a fare un movimento così così veloce, e a quel punto percepirò soltanto il movimento a livello della laringe. Tuttavia è molto importante innescare questa attivazione del sostegno dal basso, quindi dalla zona pelvica, per migliorare, diciamo, il controllo del vibrato e togliere allo stesso tempo tensioni eccessive che potrebbero essere magari proprio nella gola. Quindi ve lo rifaccio. Consiglio numero 3, forse quello più importante di tutti: cerchiamo di attivare il vibrato con la gestualità. Cosa vuol dire? Che dobbiamo immaginare di disegnare con la mano, con le dita, il vibrato nell'aria, ok? Come se avessimo un pennello e lo disegnassimo in questo modo. Questo ci faciliterà tantissimo, perché è il potere dell'immaginazione, è il potere della nostra mente. Se una cosa il nostro corpo non la sa fare, per insegnargliela dobbiamo partire da qualcosa di immediato, non qualcosa di ragionato, pensato, ma qualcosa di gestuale, concreto, ok? Questo insegnerà alla nostra mente, e quindi la mente insegnerà alle nostre corde vocali, al nostro corpo, a modulare in quel modo la voce. Questa è una cosa fondamentale. Ho visto e sentito in prima persona miei allievi non riuscire assolutamente a vibrare, proprio non riuscivano in nessun modo. Quando hanno introdotto il gesto della mano, incredibilmente il vibrato è emerso da solo, per cui ve lo consiglio tantissimo. Accompagnate la modulazione della nota con le dita. Ve lo rifaccio. Ok? Anche in questo caso potete farlo su tutte le vocali, sperimentare un po' varie zone del vostro range, però mi raccomando, aiutatevi col gesto. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Lasciatemi pure domande o richieste nei commenti che potranno diventare il tema di video futuri. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!